Kierunekstan, Stars and Stars, episodio numero 7, Samarkand. Prima di cominciare, leggete il seguente disclaimer, grazie. Ben ritrovati col settimo episodio. In quel di Samarkand, col treno Frossio, che avete visto il video, era di fatto alle ore 22:40, ragione per cui non avevo altro che andare in hotel a fare check-in e poi a dormire. Il primo obiettivo del giorno era ovviamente andare a Piazza Registan. Piazza Registan è senza ombra di dubbio uno dei luoghi più emblematici non solo di Samarcanda o dell'Uzbekistan, ma dell'intera Asia centrale. Piazza Registan, ovvero piazza sabbiosa in persiano, in quanto in questo luogo, anni fa, questa grande area era ricoperta di sabbia. La piazza originariamente serviva come cuore pulsante della città durante il picco del periodo dell'impero Timuride, quindi tra il XIV e il XVI secolo, e serviva come centro di scambi culturali, intellettuali, punto nevralgico della vita sociale e economica della città, e è stata di fatto anche il punto focale della vita pubblica, religiosa e politica, in quanto qui vi si svolgevano cerimonie solenni, incontri politici e atti di giustizia. Oltre alla piazza, in questo complesso ci sono ben 3 madrasse. La prima, fondata nel 1417 ed intitolata ad Ulugh Beg, sovrano timuride e famoso astronomo. Questa prende il nome dal fondatore, che intendeva fare di essa un centro di apprendimento, non solo religioso, ma anche scientifico, soprattutto nel campo astronomico e matematico. Infatti Ulugh Beg era appassionato di scienza e la sua madrassa rifletteva il suo desiderio di promuovere la ricerca e l'educazione, integrando l'insegnamento del Corano con studi scientifici avanzati. In questa madrassa si insegnavano appunto discipline religiose coraniche, ma anche scienze come matematica, astronomia e filosofia, in un contesto che univa fede a razionalità. Dal punto di vista architettonico, la madrassa è un capolavoro del periodo Timuride, con un portale monumentale decorato con maioliche azzurre e dorate, tipiche dello stile dell'epoca. La sua bellezza e grandiosità rappresentano non solo un'incredibile realizzazione architettonica, ma anche il desiderio di Ulugh Beg di lasciare un segno di grandezza culturale e scientifica. Questa madrassa, come le altre, presenta delle torri pendenti non solo per errori di costruzione o mancato livellamento del terreno, un po' come è successo con la torre di Pisa, ma anche e soprattutto per tantissimi terremoti. Quest'area è fortemente sismica e ci sono stati moltissimi terremoti ampiamente distruttivi. Dopodiché sono andato alla seconda madrassa, la madrassa Sherdor, costruita tra 1619 e 1636 sotto il sovrano Yalantush Bahadur della dinastia Shaibanide. Il nome Sherdor significa con il leone in persiano ed è un riferimento ai 2 imponenti leoni rampanti raffigurati sulla facciata principale. Questa caratteristica è un unicum perché nell'arte islamica le rappresentazioni di animali sono rare a causa dei principi iconoclasti che vietano la raffigurazione di esseri viventi su qualsiasi edificio islamico. L'inclusione di questi leoni simboleggia la potenza e il potere del sovrano che intendeva affermare la propria autorità anche attraverso l'architettura. La madrasa Sherdor è un esempio straordinario di architettura timuride che fonde tradizione religiosa e ampio simbolismo di potere. I leoni rampanti, così come la ricca decorazione dei mosaici, sono testimonianza della volontà di Yalantush Bahadur di esprimere la sua forza e la sua autorità attraverso arte ed architettura. Pur essendo un centro di studi coranici, la madrassa riflesse una visione più grande, quella di un sovrano che utilizzava il linguaggio visivo per consolidare il proprio dominio e legittimarsi nella storia con arte ed architettura. La madrasa Sherdor, con la sua audacia decorativa, rappresenta una delle meraviglie di Samarcanda, l'espressione di una cultura in fermento e di un patrimonio artistico e storico che ancora oggi incanta chi la visita. Ed infine ho visitato l'ultima madrassa, la madrassa Tiglia Qori, la più giovane tra le 3, costruita tra il 1646 e il 1660 sotto la dinastia Shaibanide. Il nome Tiglia Qori significa coperta d'oro, un riferimento alle decorazioni dorate che adornano gli interni, rendendola una delle strutture più ricche ed importanti della città. Questa madrassa fu concepita non solo come scuola religiosa ma anche come moschea. La sua costruzione faceva parte di un progetto più ampio di abbellimento della città da parte della dinastia Shaibanide. Quindi non solo una scuola religiosa per l'insegnamento del Corano e della giurisprudenza islamica, ma anche un luogo spirituale. La dinastia Shaibanide utilizzava arte e architettura come strumenti per mostrare la propria potenza politica e religiosa. Dopo qualche ora di piena sindrome di Stendhal che consiglierei a chiunque
Era tempo di lasciare Piazza Registan, di lasciare la madrassa Tiglia Cori e, dopo una rapida vista alla madrassa Ulugh Beg e Sherdor, di visitare il resto della città di Samarcanda. Dopo Piazza Registan mi sono diretto verso una tappa intermedia, la statua di Islam Karimov. Una personalità molto controversa, perché da un lato fu uno dei fautori e il primo presidente dell'Uzbekistan, indipendente dall'Unione Sovietica, dal 91 al 2016, quando morì. Dall'altro lato, una personalità molto controversa perché fu a capo di un regime corrotto, autocratico e che violava i diritti umani. La tappa successiva era il mausoleo di Abu Mansur al-Maturidi, dedicato ad uno dei più importanti teologi islamici del X secolo. Maturidi è stato il fondatore della scuola Maturidita, una corrente teologica sunnita che ha enfatizzato l'uso della razionalità per interpretare i principi dell'Islam sunnita, equilibrando fede e ragione. La sua scuola ha avuto un grande impatto sull'Islam ortodosso sunnita. La sua visione teologica pose infatti grande enfasi sull'unità di Dio, sull'importanza del libero arbitrio e sul destino umano. Il suo pensiero ha contrastato anche alcune dottrine dell'epoca, come quella dei Mutaziliti, che enfatizzavano troppo la ragione e tendevano a ridurre il concetto di Dio. Sebbene meno noto e meno importante rispetto a altri siti di Samarcanda come Registan e Gur Amir, è comunque un importante sito storico e religioso della città di Samarcanda. Dopo aver trovato la sinagoga Gumbas incredibilmente chiusa, mi sono diretto verso la destinazione numero 3 della giornata, lo Shah Izinda. Lo Shah Izinda è uno dei complessi architettonici più spettacolari di Samarcanda e rappresenta uno dei principali luoghi di culto e attrazioni turistiche della città. Il nome Shah Izinda significa il re vivente ed è legato a una figura leggendaria. Si dice infatti che il complesso ospiti la tomba di Qusam ibn Abbas, il cugino del profeta Maometto, che sarebbe morto e stato sepolto qui mentre si trovava in viaggio in Asia centrale. La storia dello Shah Izinda risale all'XI secolo, ma la maggior parte dei monumenti che lo compongono furono costruiti tra il XIV e il XV secolo, durante il regno di Tamerlano e dei suoi discendenti. Il sito è associato ad importanti figure religiose storiche ed è considerato un luogo di grande importanza spirituale per i musulmani, nonché un luogo di pellegrinaggio. Lo Shah Izinda è composto da una serie di mausolei, moschee e madrase che si estendono lungo una stretta strada, lunga circa 1 chilometro. Le strutture sono caratterizzate da decorazioni mozzafiato in piastrelle smaltate dai colori vivaci, che includono turchese, blu intenso ed oro. La combinazione di stili architettonici persiani, centro-asiatici e timuridi rende il sito un esempio straordinario dell'architettura islamica dell'Asia centrale. Le piastrelle smaltate che adornano le strutture sono tra le caratteristiche più affascinanti dello Shah Izinda. Le decorazioni geometriche e le iscrizioni in arabo sono combinazioni di arte islamica e design tradizionali dell'Asia centrale. La qualità e la bellezza delle piastrelle smaltate sono straordinarie e una delle principali attrazioni artistiche del sito. Il complesso dello Shah Izinda è composto da diversi edifici. Una volta entrati dall'ingresso principale, detto Darvazakana o primo Chartak, si passa verso nord a un mausoleo a doppia cupola, costruito all'inizio del XV secolo e dedicato a Qazi Zadeh Rumi, un famoso scienziato e astronomo. Questo mausoleo fu eretto da Ulugh Beg, di cui ricordiamo una delle madrase di Piazza Registan, sopra la tomba di Rumi nel 1434-35 e presenta una cupola che raggiunge un'altezza simile a quelle dei mausolei della famiglia reale. Accanto a questo mausoleo troviamo il mausoleo di Shirin Bika Aga, sorella di Timur, e poco più avanti il mausoleo di Shadi Mulk Aga, la nipote di Tamerlano, costruito nel 1372. Quest'ultimo è noto per il suo portale con una cupola e una cripta che si trova al suo interno. Il mausoleo di Shirin Bika Aga si trova proprio di fronte a quello di Shadi Mulk Aga. Proseguendo troviamo l'ottaedro, una cripta dalla forma insolita, costruita nella prima metà del XV secolo, situata vicino al mausoleo di Shirin Bika Aga.
Più a nord, nel gruppo centrale del complesso, si trovano i mausolei dedicati ai parenti di Timur, alla nobiltà militare e al clero, risalenti all'ultimo quarto del XIV secolo e alla prima metà del XV secolo. Infine, il gruppo superiore di edifici si compone di due mausolei situati l'uno di fronte all'altro, il mausoleo di Hoja Ahmad a nord, che completa il passaggio da nord, e il mausoleo costruito a destra, che limita il passaggio ad est. Infine sfatiamo un mito di questo sito UNESCO. Purtroppo il mausoleo di Quzan ibn Abbas non presenta, concretamente, la sua tomba. Successivamente sono andato verso la moschea di Hazrat Khizr, che è un luogo che spesso sfugge l'attenzione dei turisti, nonostante sia accanto al bazar di Samarcanda. Questa moschea è dedicata a un santo immortale venerato per la sua saggezza universale. Nonostante la sua struttura molto sobria, il sito è ricco di misticismo. Si dice infatti che chi prega sinceramente qui possa ricevere in futuro la guida spirituale di Khizr, anche attraverso sogni o visioni. Quindi la moschea di Hazrat Khizr a Samarcanda non è solo un luogo di culto, ma un simbolo di connessione tra sacro e profano, tra spiritualità individuale e quella collettiva. Mina Bazar. Buono, dare il cibo. Infatti c'ho fame. Dopo una visita al bazar e dopo una doverosa pausa a pranzo, mi sono diretto alla moschea Bibi Kanim, uno dei monumenti più maestosi e significativi di Samarcanda. Questa moschea, costruita tra il 1399 e il 1404 su ordine di Tamerlano, di fatto è simbolo della grandezza dell'architettura timuride e della potenza del regno di Tamerlano, ovvero Timur. La moschea fu concepita come un'opera grandiosa per celebrare la vittoria di Timur nella sua campagna in India. La sua costruzione richiese l'impiego di architetti e artigiani da diverse regioni dell'Asia centrale e oltre, e rappresenta un esempio eccezionale della potenza e dell'ambizione di Timur. La moschea è dedicata a Bibi Kanim, la sua amata consorte, ma si dice che fosse anche un segno del desiderio di Timur di lasciare un'impronta duratura sulla sua capitale, Samarcanda. Di fronte alla moschea di Bibi Kanim c'è il mausoleo di Bibi Kanim, la moglie di Tamerlano. È un piccolo ma significativo edificio funerario, con una struttura molto meno imponente rispetto alla moschea omonima, ma che riflette lo stesso stile architettonico timuride, con eleganti decorazioni e mosaici. Do you want one? We have it in so many different versions. Poi mi sono diretto all'osservatorio di Ulugh Beg, abbastanza distanti sia dagli edifici dello Shah Isinda che dagli edifici dedicati a Bibi Kanim. Questo osservatorio, costruito dal 1420 dal celebre astronomo e sovrano Ulugh Beg, fu uno dei centri scientifici più avanzati del XV secolo in tutto il mondo. Dotato di strumenti astronomici innovativi, come un enorme quadrante, l'osservatorio permise osservazioni precise di stelle e pianeti, contribuendo significativamente alla comprensione dell'astronomia. Dopo la sua morte, l'osservatorio purtroppo fu distrutto, ma le rovine ritrovate sono oggi una importante testimonianza del progresso scientifico dell'epoca timuride. Dopo la visita all'osservatorio di Ulugh Beg, tornai verso il centro, in direzione al mausoleo di Amir Temur, detto anche Guri Amir. Il mausoleo è complesso funerario costruito per Amir Temur, ovvero Tamerlano.
Il mausoleo è celebre per la sua maestosa architettura timuride, con una grande cupola blu e dettagli decorativi raffinati, tra cui piastrelle smaltate e mosaici. Ospita tra l'altro le tombe di Tamerlano e dei suoi familiari, tra cui il nipote Ulugh Beg. Ad oggi questo è un simbolo della potenza e dell'eredità di Tamerlano ed è uno dei luoghi più significativi dell'intera Samarcanda. Guri Amir ha appunto un'architettura unica. Infatti il mausoleo è un esempio di architettura timuride con un mix di stili persiani, turchi e mongoli. La moschea e la tomba sono decorate con oro, marmo e piastrelle smaltate che dimostrano la ricchezza e il potere della dinastia timuride. Il mausoleo è famoso per la sua cupola blu, simbolo di potenza, ma fu anche una delle prime, in tutto il mondo islamico, ad essere realizzate in questo stile. Essendo stata appunto una delle prime in questo stile, il Guri Amir ha influenzato la costruzione di moltissimi altri mausolei nella regione, inclusi quelli già visti in questo video dello Shah Isinda e della moschea di Bibi Kanim. Ed infine tornai verso Piazza Registan, verso il tramonto, non per nostalgia di Piazza Registan, ma bensì per vedere una di quelle attrazioni segrete che vieni a conoscenza solo perché te la indicano, ovvero la bellissima transizione del gioco di luci nel passaggio dalla luce del giorno tramite il tramonto alla luce della sera con l'illuminazione dell'intera piazza e delle sue madrase. So, it is 5:45. In 5 minutes there is a full sunset here. Vi lascio quindi godere di questa transizione di Piazza Registan di circa mezz'ora condensata in 30 secondi. Con questa mia ultima visita a Piazza Registan, il mio tempo in quel di Samarcanda di fatto si era concluso. Il giorno successivo, alle 7 del mattino, quindi significa che ho dovuto svegliarmi alle 5 di mattina, avevo un treno notturno da Samarcanda a Tashkent. Tashkent non sarebbe stata, come avete visto nel quinto video, la mia ultima destinazione. Mi attendeva il rientro verso Astana Nur Sultan in Kazakistan, che sarà tra l'altro l'ultimo episodio della serie Kirunekstan. E con questo non posso far altro che ringraziarvi per la visione del video e vi invito all'ultimo capitolo di Kirunekstan direttamente da Astana Nur Sultan. Vi ringrazio di nuovo e statemi bene.